Era il 1371. In un bosco vicino al fiume Trebbia, un pellegrino malato di peste giaceva in una capanna. La morte sembrava ormai vicina. Ma un cane, ogni giorno, gli portava un tozzo di pane, salvandolo dalla fame. Era l'inizio di una storia che sarebbe diventata leggenda. Rocco nacque a Montpellier, in Francia, tra il 1345 e il 1350, da una famiglia nobile e ricca. Secondo la tradizione, il neonato aveva una croce vermiglia impressa sul petto, segno della sua futura santità. Rimasto orfano da giovane, seguendo le raccomandazioni paterne, vendette tutti i suoi beni e li distribuì ai poveri. Decise di seguire Cristo fino in fondo. Secondo la tradizione, si affiliò al Terzo Ordine francescano e, indossato l'abito del pellegrino, con bastone, mantello, cappello e conchiglia, si mise in cammino verso Roma. Nel 1367, Rocco arrivò ad Acquapendente, in provincia di Viterbo. La peste infuriava, ma lui non ebbe paura. Si fermò nell'ospedale, tracciando il segno di croce sui malati, invocava la Trinità per la loro guarigione. Molte furono le guarigioni miracolose. Rocco giunse a Roma, dove Papa Urbano V era da poco tornato da Avignone. Prestò la sua opera all'ospedale di Santo Spirito. Qui guarì dalla peste un cardinale, tracciandogli il segno di croce sulla fronte. Fu il suo miracolo più famoso, e il cardinale lo presentò al Papa. Dopo 3 anni a Roma, Rocco riprese il viaggio verso casa. A Piacenza, mentre assisteva i malati di peste, venne colpito dal morbo. Il bubbone della peste gli impedì di continuare l'assistenza. Per non essere di peso nessuno, si allontanò dalla città e si rifugiò in una capanna lungo il fiume Trebbia, per morire in solitudine. In quel bosco, un cane lo trovò e, ogni giorno, gli portò un tozzo di pane, salvandolo dalla fame. Il cane apparteneva al ricco signore Gottardo Pallastrelli. Gottardo, seguendo il cane, scoprì il rifugio del pellegrino e lo prese con sé, curandolo fino alla completa guarigione. Guarito, Rocco riprese il viaggio. Ma mentre attraversava il Piemonte, vicino al Lago Maggiore, venne arrestato come persona sospetta e condotto a Voghera. Interrogato, non volle rivelare il suo nome, dicendo solo di essere un umile servitore di Gesù Cristo. Fu gettato in prigione, dove trascorse 5 anni. Nella prigione, secondo l'iconografia tradizionale, un angelo gli portava conforto, donandogli pace e forza per affrontare la sua ultima prova. Una luce divina illuminava la sua cella, e il pellegrino si sentiva sostenuto dalla grazia di Dio. Mentre la morte si avvicinava, chiese un sacerdote. Ma quando la porta della cella venne riaperta, Rocco era già morto. Era il 16 agosto, aveva poco più di 30 anni. Secondo la tradizione, una luce avvolse il suo corpo. La madre del governatore, vedendo la croce vermiglia sul petto del cadavere, riconobbe in lui il pellegrino di Montpellier. Rocco fu sepolto con tutti gli onori. Sulla sua tomba, a Voghera, il culto fiorì subito. Secondo la devozione popolare, il Concilio di Costanza nel 1414 lo proclamò santo e il suo culto si diffuse in tutta Europa. Nel 1485, un monaco, con la complicità di un comando veneziano, trafugò le spoglie di San Rocco e le portò a Venezia, dove ancora oggi riposa. Oggi, San Rocco è il protettore degli appestati, dei malati infettivi e dei pellegrini. La sua devozione è diffusa in tutto il mondo. E tu? Hai mai avuto il coraggio di San Rocco per andare incontro al bisogno, senza paura? San Rocco ci insegna che anche nella solitudine e nella malattia, Dio non ci abbandona mai. Se questa storia ti ha donato speranza, lascia un like, iscriviti al canale e condividi questo video con chi ha bisogno di un messaggio di fede. Alla prossima!